Dunque, mi viene data questa ellisse e voglio determinare tutto, centro, vertici, fuochi, tutto. Il problema qual è? È che ovviamente noi come siamo abituati a trovarci le cose più facilmente? Mediante l'equazione canonica. Quindi siccome noi siamo abituati a trovarci le cose con l'equazione canonica, qual è il trucco qua? Cercare di riportarsi nell'equazione canonica in qualche modo. Quindi se io ho questa roba qua, devo cercare di tramutarla in x quadro fratto a al quadrato più y quadro fratto b al quadrato uguale a 1. Nel momento in cui io mi riesco a mettere in questa forma qui, automaticamente riesco a usare le formule banalmente. Quindi vado a prendermi questa equazione qua e cerco di ragionare e sistemarmela. Come? Un primo step può essere quello di cercare di isolarsi le x dalle y, e questo servirà per schiarire meglio le idee. Infatti se io metto 4x quadro meno 8x, poi che cosa faccio? Metto più e lascio uno spazietto qua e faccio la stessa cosa con le y e dico y quadro meno 2y più lascio uno spazietto. Cos'è che avanza ancora? Avanza questo più 4, che adesso vedo un attimo come utilizzarmi. E allora a questo punto è facilissimo vedere che posso completare il quadrato qua, ossia andare a mettere che cosa? Beh, come faccio a completare il primo quadrato? Mi serve mettere qui 4. Se qui metto 4, che cosa succede qua? Che questo diventa 2x meno 2 al quadrato. Allo stesso modo, per completare il quadrato, qui devo mettere 1 e quindi avrò y meno 1 al quadrato. Il problema è che se io da questa parte metto 4 e metto 1, vuol dire che devo bilanciare l'equazione e quindi da questa parte andare a sommare quello che ho sommato a sinistra, quindi qui avere un bel più 5. In questo modo infatti queste due cose si semplificano e quindi io sto a posto, non sono andato ad alterare l'equazione. Quindi ho quasi fatto il mio esercizio, perché adesso che cosa succede? Che in realtà che cosa mi è rimasto? Queste cose sono andato a sintetizzarle in questo modo, mentre è rimasto scoperto quel 4. Quel 4 adesso me lo devo portare a destra e in questo modo mi esce 5 meno 4, 1. Ecco che come possiamo vedere siamo quasi giunti all'equazione canonica. Adesso che cosa succede? Intanto devo trovare il modo di riscrivermi ancora le cose, quindi ho 2x meno 2 tutto al quadrato più y meno 1 tutto al quadrato uguale a 1. Come possiamo vedere, noi volevamo che qui ci fossero a denominatore dei numeretti per arrivare all'equazione dell'ellisse canonica. Il fatto che qui dentro troviamo degli altri numeri, quella è soltanto una traslazione, se vogliamo. Infatti l'equazione canonica come è fatta? È fatta x fratto il numeretto qui al quadrato e poi più y al quadrato fratto b al quadrato uguale ad 1. Il problema è che noi abbiamo una traslazione dell'ellisse, quindi qua è come diventa la forma canonica dell'ellisse traslata? Diventa x meno x con 0 al quadrato fratto al quadrato più y meno y con 0 al quadrato fratto b al quadrato, tutto uguale ad 1. Vediamo che noi siamo molto vicini ad arrivare a tutto ciò. Devo mettermi nella forma x meno x con 0, quindi che cosa faccio? Devo andare ad estrapolare quel 2. Se io raccolgo il 2 da lì dentro avrei 2 che moltiplica x meno 1 al quadrato, quindi esce con 2 al quadrato, più y meno 1 al quadrato uguale a 1. A me interessa avere appunto una situazione di questo tipo. E allora che cosa faccio? Questo 2 al quadrato cerco di rivederlo in una maniera strana, cioè se io ho 4 per dire, io lo posso sempre pensare come 1 fratto 4. Quindi
è come se lo posso riscrivere ancora come 1 fratto 1/2 alla seconda. Ecco che quindi questi sono dei barbatrucchi algebrici alla fine, quindi praticamente posso riscrivere la mia equazione come x-1 fratto 1/2 al quadrato, e quindi questo ancora al quadrato, più y-1 al quadrato uguale ad 1, e in questo modo ho praticamente l'equazione canonica. Quindi questo che cosa mi sta dicendo adesso? Mi sta dicendo: guarda che adesso questo qui è la lunghezza del tuo asse 1/2, e qui la lunghezza dell'asse a questo punto sarà di 1, perché appunto quando non c'è niente posso sempre dividere per 1 al quadrato. Bene, quindi adesso ce l'abbiamo fatta, perché se io vado a disegnarmi l'ellisse, come deve essere la situazione? Adesso faccio finta che questo qui è il mio centro, solo ai fini di disegnare meglio la cosa. Quindi questo centro, che è di coordinate 1, 1, e sappiamo che un semiasse è lungo 1/2, e quindi sarà una situazione di questo tipo. E poi verso sopra invece è lungo il doppio, perché deve arrivare appunto ad essere 1 di lunghezza. Quindi praticamente la mia ellisse sarà di questa forma qua. Questo è un trucco, diciamo, per disegnare l'ellisse prima, perché io è come se l'avessi disegnata centrata nell'origine, però appunto che cosa ho fatto? Semplicemente una traslazione, quindi basta a questo punto cancellare gli assi, questi fittizi, e andare a mettere gli assi veri. Infatti è come se io avessi avuto il disegno nell'origine e poi ho effettuato la traslazione per un vettore fatto di 1, 1. Ora, il centro siamo riusciti a determinarlo, perché una volta scritto l'equazione in questo modo, automaticamente abbiamo le coordinate del centro, e in realtà abbiamo tutti i possibili vertici, perché se io immagino di avere queste ellisse nell'origine, no? Facciamo finta che questo è l'origine adesso, 0, 0. Quali sono i vertici banalmente? Se io fossi nell'origine, banalmente i vertici sarebbero 1/2, 0, 0, 1, meno 1/2, 0, 0, meno 1. Siccome però io non sto nell'origine, ma sto centrato in 1, 1, vuol dire che tutti i punti subiscono una traslazione, quindi mi basta sommare 1 ovunque. E infatti questo punto traslato sarebbe 1, 2. Questo punto traslato sarebbe 1 più mezzo, quindi 3 mezzi, 1. Questo punto traslato sarebbe 1, 0, e quest'altro punto traslato sarebbe 1 meno 1/2, quindi 1/2, 1. Andiamo a vedere se è così. Quindi ho questo, questo, questo e questo. Vediamo. Allora, nel risultato ho 1/2, 1, 1/2, 1, 3 mezzi, 1, 3 mezzi, 1, 1, 0, eccolo, e l'ultimo 1, 2. Quindi il mio trucco funziona. Quindi uno deve fare finta a questo punto che sta nell'origine e poi i punti se li trasla, e a questo punto il discorso vale anche per il fuoco, sicuramente, perché è tutta una traslazione. Quindi abbiamo trovato fino adesso questo qui, tutti questi qui, rimane il problema del fuoco. Ora, per quanto riguarda i fuochi, dobbiamo ricordare la formula. Prima di ragionare con i fuochi, dobbiamo ragionare ad un altro fatto. Qual è l'asse maggiore? Qual è l'asse minore? Beh, l'asse minore si trova parallelo alle x, l'asse maggiore parallelo alle y. Di conseguenza noi dobbiamo presupporre che i fuochi siano in verticale, quindi la formula del fuoco quale sarà in questo caso? Sarà f 0 più o meno la radice di b quadro meno a quadro. Quindi se io voglio trovare i fuochi, mi basta usare soltanto questa formuletta qua. Io ho scoperto che A è 1/2, B è 1, di conseguenza quando vado a buttarli dentro questa formula avrò più o meno la radice di 1 al quadrato meno 1/2 al quadrato. Quindi appunto qui stiamo parlando di 1 meno 1/4, ossia di minimo comune multiplo, 4 per 1, 4 meno 1, 3, di 3 quarti sotto la radice, col segno più o meno
davanti. Questa si semplifica a diventare più o meno la radice di 3 fratto 2. E quindi questi qui sono i miei fuochi, attenzione, dell'ellisse nell'origine. Io devo traslare, quindi vuol dire che a più radical 3 mezzi devo sommare 1 e che a meno radical 3 mezzi devo sommare 1. Ovviamente qui è facile, la x del fuoco per entrambi i casi sarà traslata di 1, quindi qui vediamo infatti fuochi che hanno 1,1 più o meno radical 3 mezzi, quindi in realtà non si fa neanche il conto il libro. Infatti abbiamo capito che dunque questi qua sarebbero i fuochi dell'ellisse centrata nell'origine. Siccome io devo traslare tutto di 1, allora basta sommare 1 componente per componente, quindi ho 1,1 più radical 3 mezzi 1,1 meno radical 3 mezzi. E in questo modo ho concluso il mio esercizio perché ho trovato anche i fuochi. Ora, ricapitolando, facciamo un riepilogo veloce. Io voglio trovare tutto riguardante questa ellisse. Il problema è che io l'ellisse principalmente ho le formule quando espresse in questo modo qua. Tuttavia che cosa succede? Che c'è una variante di questa formula, che è questa, che mi dice soltanto guarda che tu stai semplicemente traslando l'ellisse di un vettore di coordinate x con 0, y con 0. Quindi io la cosa migliore che posso fare è prendere questa equazione qui e fare dei magheggi algebrici per farla diventare proprio nell'unica versione che riesco a trattare facilmente. Quindi mi prendo questa e vado a completare i cosiddetti quadrati. Quindi uso la strategia di scrivermi le cose in questo modo qui, in modo che sia più semplice. Capisco come si completa il quadrato, solo che nel completare il quadrato tanto aggiungo da questa parte e tanto devo aggiungere dall'altra parte, altrimenti l'equazione non è più bilanciata bene. Allora, dopo aver completato i quadrati, inizio a chiedermi ma cos'è che devo mettere qui sotto? Ora, nel primo caso mi accorgo che non va bene perché ancora mi avanza questo 2 davanti. Allora che cosa dico? Raccolgo questo 2. Nel raccogliere questo 2, ovviamente scusa, ma sta a me il fuoco? Sì, sto parlando da 2 ore, aspetta. Quindi, dicevo, nel tirare fuori questo 2 lo devo elevare al quadrato, quindi esce fuori al quadrato, però vedo sempre e dico che cavolo, ma ancora non riesco a rimettermi nella forma canonica, e allora faccio tutto sto magheggio algebrico per dire guarda, sto 4 lo posso riscrivere come un mezzo al quadrato al denominatore. Non cambia niente per la matematica, però questa riscrittura ci consente di arrivare finalmente alla tanto attesa forma canonica. Forma canonica che mi consente di capire chi è il centro. Il centro sarà dato da x con 0 e y con 0. Quindi il segno meno in realtà non lo devo considerare, devo considerare soltanto il numeretto. Quindi l'unica cosa che dobbiamo fare è considerare il numeretto di qua, però come se ci fosse il segno meno. Quindi attenzione, perché se fosse stato x più 1, per dire, sto facendo un esempio, avrei dovuto riscrivermi la cosa come meno 1. Ok? Se ci capita poi lo facciamo. Intanto già questo è diventato troppo lungo, quindi concludiamo il discorso. Quindi sono riuscito a scrivermi le cose così finalmente, quindi vuol dire che questa cosa qui mi determina esattamente il centro. Però io adesso me ne frego del centro vero e dico io la mia ellisse la studio nell'origine perché è più facile. E allora che cosa faccio? Studio letteralmente nell'origine, perché nell'origine so che automaticamente A e B vanno a costituire i miei vertici e quindi easy, prendo i miei vertici in questo modo, tanto so che se voglio poi l'ellisse che serve a me devo traslare tutto di 1, e infatti è quello che abbiamo fatto, abbiamo traslato tutto di 1. La traslazione di 1 1 è dovuta al fatto che io devo traslare esattamente del vettore di coordinate x con 0 e y con 0, in questo caso x con 0 è 1, y con 0 è 1, quindi effettuo la traslazione di 1. Se questi numeretti fossero stati diversi avrei dovuto fare una traslazione diversa, però il disegno nell'origine mi consente di capire subito chi sono i vertici e poi basta traslarli. Infatti è quello che abbiamo fatto. Io ho preso i vertici, li ho traslati e ho trovato la soluzione. Il discorso è identico per quanto riguarda il fuoco, però qui devo cercare di capire che questa roba qui, e dipende anche da come sono fatti gli assi, perché se gli assi sono di questa forma, ossia quello verticale è più lungo di quello orizzontale, allora la formula del fuoco è questa.
la formula dei fuochi, e quindi una volta che mi trovo i fuochi relativi all'origine, poi li vado a traslare nel riferimento che serve a me, e quindi traslandoli poi trovo la soluzione. Quindi riepilogo del riepilogo: cerco di riportare tutto in forma canonica attraverso il completamento del quadrato. Poi, una volta che faccio questo, effettuo gli ultimi passaggini per avere veramente la forma canonica. A questo punto studio nell'origine. Dopo aver studiato nell'origine, traslo, e fine dell'esercizio. Ho trovato tutto: centro, vertici e fuochi. Ok ragazzi, adesso andiamo a vedere meglio il fattore della traslazione. Quindi normalmente io cerco di lavorare prima nell'origine, come stavo dicendo appunto, quindi andiamo a vedere come arrivare poi a quest'altra figura passo dopo passo. Quindi all'inizio non ho niente, e come ho detto la cosa più facile da fare è quella di andare a costruire l'ellisse nell'origine, sulla quale poi uno può andare a determinarsi tutti i possibili punti. Partiamo dal centro e poi dagli altri punti notevoli, come ad esempio i fuochi. Poi, una volta aver raggiunto i fuochi, passiamo ai vari vertici e poi andiamo a definire sulla base di questa qui tutti gli altri punti. Cioè, dopo aver acceso tutti i possibili punti più importanti, quindi vertici, fuochi e centro, andiamo a vedere come è possibile definire a partire da questi anche gli altri punti dell'ellisse a cui vogliamo arrivare noi, semplicemente andando ad aggiungere una traslazione, cioè traslando tutto del vettore di coordinate 1, 1. Quindi, ad esempio, partiamo dal centro, che è il punto più importante, e attorno ad esso andiamo a costruire gli altri fuochi, e una volta messo i fuochi passiamo ai vari vertici. E adesso finalmente vediamo che cosa vuol dire aggiungere questa traslazione. Sono andato a disegnare il vettore di coordinate 1, 1 per ogni possibile traslazione. Quindi abbiamo questo, poi questo, questo. Quindi, dopo aver traslato tutti i punti, finalmente siamo pronti ad aggiungere quello che volevamo, ossia questa ellisse qua. Quindi si può appunto notare come tutto era ottenibile proprio dall'ellisse più semplice centrata nell'origine, per poi andarla a traslare